Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo in Giappone e prepariamo un piatto Yoshoku. Che cos'è un piatto Yoshoku? È un piatto di origine occidentale che i giapponesi hanno rielaborato, secondo i loro gusti, e introdotto nella loro cucina di tutti i giorni. In questo caso prepareremo l'hambagu, ovvero la storpiatura dall'americano hamburger. A differenza però del sandwich del panino americano, in questo piatto non ci sarà il pane. Assomiglia molto di più infatti a un polpettone con della salsa. Gli ingredienti sono facili da trovare, andiamo a rivedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il ripieno avremo bisogno di 150 g di manzo macinato, 150 g di maiale macinato, 40 g di panko, mezza cipolla tritata, mezza cipolla affettata, un uovo, un cucchiaio di burro, un cucchiaio di fecola di patate, un cucchiaio di latte, un cucchiaio di olio, sale e pepe quanto basta. Per la salsa avremo bisogno di 5 cucchiai di ketchup, 4 cucchiai di salsa chuno giapponese, un cucchiaio di salsa d'ostriche, 2 cucchiai di vino rosso, 2 cucchiai d'acqua e un cucchiaino di zucchero. E dopo aver trovato tutti gli ingredienti cominciamo la nostra ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione della salsa, la preparazione delle polpette, la cottura delle polpette e infine l'impiattamento. Cominciamo a preparare la salsa. Mettiamo il ketchup in una ciotola. Aggiungiamo la salsa chuno, la salsa d'ostriche, il vino rosso, l'acqua e lo zucchero. Mescolare bene il tutto. Otterrete una bella salsa lucida, riservatela per dopo. Prepariamo ora le polpette. Mettiamo in una bacinella la carne di manzo e la carne di maiale. Mescolatela bene con le mani. Dovrete ottenere una consistenza pastosa. A questo punto aggiungete la cipolla tritata, il panko, il latte, l'uovo, la fecola di patate e un po' di pepe. Mescolate bene a mano tutti gli ingredienti. Una volta tutti gli ingredienti amalgamati, aggiungiamo sale e sempre mescolando con le mani amalgamiamolo alla massa. A questo punto dividiamo in due la nostra carne. Ungiamoci bene le mani d'olio, prendiamo la prima parte e cominciamo ad appallotolarla. Lavoriamola in modo da ottenere una bella polpetta. Una volta tutte le polpette formate, copriamole con della pellicola alimentare e conserviamole in frigo per 30 minuti. Siamo arrivati al momento della cottura. Scaldiamo in un padellino un po' di olio. Una volta caldo aggiungiamo la nostra polpetta e cuciniamola per circa 5 minuti. Passato questo tempo, giriamo la polpetta e cuciniamola per altri 5 minuti con un coperchio. Dopo 2 minuti aggiungiamo la cipolla affettata, mescoliamo un po' e continuiamo la cottura con il coperchio. Passato questo tempo, togliamo il coperchio e aggiungiamo la salsa. Mescoliamo un po' e continuiamo la cottura per altri 3 minuti sempre con il coperchio. Ultimata la cottura, togliamo la nostra polpetta dalla salsa, aggiungiamo un pezzetto di burro, togliamo la padella dal fuoco e mescolando incorporiamo il burro. Otterremo una bella salsa lucida e cremosa. Impiattiamo ora il nostro hamburger giapponese. Posizioniamo la polpetta sul piatto e aggiungiamo dei contorni a nostra scelta, un po' di purè, dei pisellini stufati, qualche fungo grigliato e ovviamente la nostra salsa ridotta. Terminiamo il piatto con un ciuffetto di prezzemolo riccio e qualche foglia di mizuna. E il nostro hambagu è pronto ad essere degustato. Itadakimasu! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta particolare giapponese che, come avete visto dagli ingredienti e dalla procedura, è molto più occidentale che giapponese. Due piccole cose: la quantità di carne potete ovviamente dividerla in parti più piccole rispetto a come ho fatto io per ottenere delle polpette più piccole e più veloci da cucinare. Inoltre tutti i vari contorni potranno essere cambiati a seconda dei vostri gusti. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumet Asian Food, mettete un piccolo like, condividete e azionate la campanellina. Io vi aspetto la settimana prossima per una nuova ricetta. Ciao a tutti!